Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi seconda parte dedicata al tutorial per creare un game color su Nomad Sculpt. Ricordo di lasciare un like, commentare e condividere se il tipo di contenuto vi piace, iscrivervi e attivare la campanella. Andiamo ad aprire il nostro programma. Io ho già fatto delle modifiche, se vi siete persi la prima parte del tutorial andate a recuperarla, vi lascio al fondo del video il link in descrizione. Cosa ho fatto dalla scorsa volta? Ho aggiunto uno schermo illuminato, ho aggiunto delle scalanature sia sulla mia scocca che sopra ai tasti direzionale e su quello A e B, come potete notare. Vi spiego come ho fatto. Intanto vi voglio mettere sull'attenti quando andiamo a creare delle miniature complesse come in questo caso. Io per farlo, come avete visto nella prima parte del tutorial, ho creato diverse sezioni di masse, ho usato diversi poligoni, ho aumentato molto la loro densità in automatico, quindi ho creato un file molto grande che va a sfruttare molta della nostra RAM. Qui in alto sulla nostra sinistra troviamo il riferimento della RAM che stiamo utilizzando e quanta ce n'è rimasta. Quando noi andiamo a superare la soglia della memoria libera, ovviamente l'applicazione va in crash, quindi fate attenzione che si attiva la funzione salvataggio automatico. Se eravate fermi al punto, se avete iniziato a fare la stessa miniatura dal primo video, vi sarete accorti che era quasi impossibile procedere in avanti. Quindi per farlo cosa dobbiamo andare a fare? Intanto, come potete notare dal mio menu a tendina, io sono andato ad eliminare alcune parti. Per quanto riguarda il corpo avevo diverse sezioni, le ho fuse effettuando un remesh con la stessa densità, in modo tale da avere una sola massa, da non averne troppe che si intersecano una con l'altra e quindi andando a sfruttare troppo la nostra RAM. O per semplicità e soprattutto per riuscire a fare un taglio preciso senza mettere a dura prova il nostro dispositivo, esportato solo la parte frontale del mio dispositivo, quindi solo la parte del corpo superiore. L'ho fatto andando su questa sezione a tendina, mi sono spostato su esporta, ho selezionato STL, che tra l'altro è la stessa che viene utilizzata generalmente per fare delle stampe. Ho esportato la mia parte di scocca, ho aperto un nuovo progetto, in quel progetto ho aggiunto la scanalatura, adesso vi faccio vedere come si fa, e questo ha fatto sì che il processo fosse molto più leggero. Una volta fatto la stessa cosa, andiamo a salvare la nostra scocca con l'incisione e la rimportiamo all'interno del nostro progetto. Se non andiamo a spostarne la posizione, in automatico ci caricherà la scocca con l'incisione sulla posizione corretta, quindi nella stessa prospettiva da cui l'avevamo tolta per andare a effettuare questa operazione. Come ho fatto per inserire la scalanatura Nintendo? Bene, lo abbiamo visto anche sul tutorial dedicato alle texture. Ho creato un pennello su Procreate, quindi andate a recuperarvi quel video se non avete visto come si fa. Me lo sono aggiunto, quindi ho fatto una scritta Nintendo bianca su sfondo nero e poi tramite la funzione punto ho selezionato esattamente la parte centrale della mia massa, quindi della mia parte frontale del Game Boy, e ho trascinato, utilizzando sempre la mia immagine di reference che possiamo attivare qui sopra, la prospettiva corretta per inserirla nel punto giusto. Quindi rilasciando abbiamo creato una scalanatura. Ovviamente per crearla dovete selezionare la funzione sub, togliere la funzione simmetria e otterrete una scalanatura più o meno profonda in base all'intensità che decidete di dare alla nostra scalanatura. La stessa cosa l'ho fatta per tutti i tasti. Sempre per alleggerire il nostro progetto ho selezionato tutti i miei tasti, infatti in questo momento io ho una voce che si chiama tasti incisi
dove sono raggruppati tutti insieme. Io ho preso tutti i miei 5 file che comprendevano il tasto direzionale, il tasto A, il B e Start e Select, li ho esportati sempre nello stesso modo, quindi selezionando STL, ho aperto un nuovo progetto e ho aggiunto le scanalature. L'ho fatto sempre nello stesso modo, mi sono creato dei pennelli con i triangoli per la direzione e il tasto A e il tasto B, l'ho aggiunti e una volta che ho creato i miei tasti li ho reinseriti dentro il mio progetto iniziale. Questo ha fatto sì che si alleggerisse il tutto. Un'altra cosa che non avevo fatto precedentemente era accorciare i tasti. Quando ho iniziato a fare il mio progetto erano molto lunghi, quindi erano composti da molti poligoni, mi sono messo lateralmente e con la funzione rifila sono andato a togliere quella porzione che non mi serviva. Sempre per lo stesso discorso ho poi unito tutte le mie parti, quindi la scocca, la parte inferiore, la parte dove c'è poi la scalanatura dello sportello, le ho fuse insieme e tramite la funzione scanalatura ho creato un poligono e inserendolo dentro l'ho estratto. Ho fatto un'estrazione in modo tale da avere sempre meno massa e avere un progetto sempre più leggero. Per quanto riguarda invece la rifinitura del vetro, che come potete vedere è molto liscia, cosa ho fatto? Sono andato sul mio vetro che inizialmente era opaco, ne ho creato un duplicato, quello duplicato sono andato a modificarlo, ovvero da questo menu materiale ho aggiunto la funzione additiva, riflettenza e opacità al minimo in modo tale che fosse il più trasparente possibile e quindi sovrapponendo questi due sportelli ho ottenuto una finitura liscia vetro con dietro il mio colore nero. Ho aggiunto poi come ultima cosa l'illuminazione del nostro schermo e la lucina dell'accensione. Per farlo abbiamo semplicemente trasformato sempre con la nostra sezione materiali da opaco ad additivo e andando poi successivamente ad attivare il post processing. Infatti qui abbiamo delle voci che ci permettono di aggiungere un bagliore diffuso a quelle che sono le materie con la funzione additivo. Infatti se noi andiamo adesso a deselezionare il bagliore, come potete vedere lo schermo e il tastino non sono più illuminati. Possiamo sempre da questo menu post processing attivare un'occlusione ambientale che quindi può essere intenso o meno intenso. Possiamo creare una vignettatura del nostro sfondo e aggiungere come vedete qui c'è la vignettatura attiva. Se la disattivo o l'attivo, qua possiamo deciderne la dimensione e la durezza della nostra vignettatura. Potete aggiungere nitidezza, ovviamente tutti questi processi vanno a pesare sulla RAM, quindi è bene aggiungerli nelle fasi finali quando vogliamo estrapolare un'immagine e volerne fare quindi uno screen o semplicemente se vogliamo poi spostarlo su un altro programma. Possiamo fare la mappatura dei toni e possiamo anche decidere una profondità di campo. Questo ci permetterà, in base al nostro numero di riferimento, di ottenere più o meno una sfocatura in prospettiva, quindi da lontano o da vicino, come se fosse l'obiettivo di una macchina fotografica. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like, commentare e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Al prossimo tutorial.